Caro Giulio, abbiamo un layout diverso dal solito. Accidenti. Come mai? Come mai? Come mai? Allora, intanto per un motivo molto semplice, che questi diffusori, come potete vedere, hanno la base sotto che è forata, ma lo state vedendo anche nel dettaglio. E questo ci ha impedito di utilizzare i nostri stand e li avremmo classici. volentieri messi sugli stand classici, ma questa cosa non è stata possibile. Ma perché sono fatti apposta per essere appoggiati. Esatto, la loro natura è di stare appoggiati su un ripiano tipo questa libreria bassa, Esatto. e quindi ci siamo detti, ma perché no? Prodotto? Che ha un problema per te. Sì, lo ammetto. Ecco, ammettilo, su, ammettilo. Cioè, questo prodotto si basa essenzialmente su questo scatolotto, Questo hub. questo hub, bello, dove c'è scritto Triangle, che è totalmente wireless. Quindi gli unici cavi che si collegano a questi due diffusori sono le prese di alimentazione. Altrettanto questo col suo alimentatore. Capite che questa cosa mi ha messo a disagio. Si ricrederà Giulio? Non lo sappiamo. Subscribe, campanella, a tra poco. Ciao! Ciao! Allora, caro Giulio, la Triangle è un'azienda francese, sì. Questo è un multiamplificato attivo con due amplificatori da 50 watt e quindi 100 watt di potenza per ogni diffusore. Quindi ogni driver ha il suo amplificatore a bordo. Esatto. Due parole sulla configurazione di questi oggetti, Sì. e rispetto alla quale, devo ammetterlo, noi qualche difficoltà iniziale ce lo abbiamo avuto, Sì. ma credo che il problema però riguardasse noi più che il prodotto, cioè la configurazione iniziale avviene attraverso Google Cast. Esatto. Quindi vengono accoppiati al sistema wifi della casa, dell'ambiente all'interno dei quali si trovano, mediante la procedura di accoppiamento propria di Google Cast. Esatto. È un foglione grande e grosso, Sì. che si trova all'interno della scatola, E che hai apprezzato molto. che ho apprezzato molto e che in qualche maniera sintetizza, riassume tutti questi passaggi che sono necessari, che è necessario fare. E pur tuttavia devo dire che inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà. Nella procedura di accoppiamento al wifi, come spesso succede per questo tipo di prodotti, ti viene chiesto di associare il prodotto a un ambiente. Sì. Quindi gli devi sostanzialmente dire: queste Triangle Capella si trovano nell'ambiente camera da letto, camera da pranzo, soggiorno, cucina, quello che sia. E dopodiché probabilmente in un sistema multi-room te le trovi nell'ambiente Certo, te le trovi giusto. nella lista di device di Google Cast. Esatto. Più semplice è stato il farle trovare, una volta stabilito che si era definito l'accoppiamento con il wifi, più facile è stato farle trovare a AirPlay, perché semplicemente scorrendo nell'elenco dei device AirPlay compaiono, e quindi tu banalmente gli dici dirotta il flusso dati verso di loro. Se ad esempio stai ascoltando con Qobuz, Tidal, Spotify, quello che sia, gli dici suona attraverso non lo speaker del telefono, ma attraverso questi diffusori. Quindi da questo punto di vista diciamo che la cosa è semplice. Poi sono compatibili AirPlay, sono compatibili Roon. Sì. Hanno un sistema di taratura ambientale che può essere fatta, te la ricordi, automaticamente attraverso il microfono dell'iPhone, oppure con un microfono aggiuntivo a parte per tutto il mondo Android. Poi oltre a questo c'è la possibilità poi di fare un'equalizzazione fatta a mano, quindi dopo la taratura ambientale piuttosto efficace, poi si può anche agire a mano attraverso... Perché lo tocchi? Volevo girarlo per far vedere. Per far vedere gli ingressi, sì, bravo. Esatto, senza quindi il si filo. può anche fare un'equalizzazione con dei preset, quindi ci si può divertire quanto uno vuole. Allora, gli ingressi di questo scatolotto senza l'Ethernet. Questo scatolotto senza l'Ethernet, e per me è proprio un colpo al cuore. Allora, c'è un coassiale
quindi uno SPDIF, ci sono ben 1, 2, 3 ottici, c'è un HDMI, poi c'è un ingresso linea che viene evidentemente digitalizzato. Evidentemente. E cos'altro? E poi c'è un USB audio. USB audio per usarlo come DAC. Sì. Ok, quindi ci colleghi, facciamo il PC. Esatto. Sì, una configurazione piuttosto bislacca, ma comunque molto bizzarra. Adesso stavo provando a immaginarmela, ma insomma immaginiamo che ha il portatile, lo collega in USB a questo scatolotto, il quale scatolotto si fa carico di trasmettere il segnale ai diffusori. Una breve considerazione di mercato volevo fare, perché di fatto questo è l'ennesima coppia di diffusori wireless che noi proviamo. Quindi vuol dire che il settore sta crescendo tanto e tante aziende si stanno rivolgendo a questo tipo di prodotto ed è coraggioso da parte della Triangle, che è un'azienda tutto sommato che fa casse hi-fi da sempre, che a me sono sempre piaciute tanto, fare un prodotto partendo da zero con la loro app, con il loro engine, quindi è una cosa completamente diversa da quello che magari fanno altre aziende che prendono engine e software già fatti e li ficcano dentro la cassa. Secondo me il gesto coraggioso di Triangle è stato duplice. Prima di tutti quello enorme, secondo me, di togliere la possibilità di farle andare con i cavi. Certo. E guardate che è tanta roba, nel senso che poi arrivano due vecchi rimbambiti come noi e dicono sì, ma il cavo, il contatore Ethernet, quello, quell'altro. Quindi questi signori in maniera un po' radicale hanno detto sai che c'è? Solo wifi, che probabilmente è ciò che la gente chiede. Sì, anche perché poi il fattore di forma di questo piccolo hub e il telecomando, che poi insomma vedrete molto carino con i LED, questo hub così piccolino serve proprio per essere inserito sotto al televisore, dentro al mobile, in modo da essere il più invisibile possibile e da non creare nessun tipo di problema, perché di fatto è piccolissimo, i cavi ce li metti dietro, lo puoi nascondere dove vuoi e quindi praticamente casse invisibili. Dove stanno i cavi? Non ci stanno. Dove sta l'amplificatore? Non c'è. Dove sta la sorgente? Sta chissà dove. La gioia di tutti quelli che detestano i cavi. Esatto. Abbiamo detto credo tutto. No, l'unica cosa, quello che volevo dire ancora era la seconda botta di coraggio di Triangle, che è dal punto di vista estetico. E adesso state vedendo in sovraimpressione le altre finiture con cui sono disponibili. Sono bianco, blu e nero. Bianco, blu e nero. E questo qui che si chiama, me lo sono segnato, Nebula Brown. Nebula Brown. Bellissima. Sì, no, è molto bella. Bellissima. Anche il blu è un po' osé, perché insomma ti voglio ammetterlo in casa un oggetto blu di quel genere, però dal punto di vista della realizzazione, accidenti, è bella. Sì, veramente belle, sì. Costo dell'oggetto? 2.500 euro. Quindi 2.500 euro, quindi vanno a fare a botte con tante, con le JBL 4305, con le Technics che costano un poco di meno, mi pare, quelle che abbiamo provato adesso. Non me lo ricordo più. Con le KEF. Ma queste poi si caratterizzano fortemente anche per il bus reflex che sta sotto, no? che non ha nessuna cassa che abbiamo incontrato fino adesso e che alla fine è sensata come cosa, perché così il pannello frontale non c'è bisogno che sia troppo grande, il bus reflex posteriore crea problemi se le devi mettere molto vicino al muro. In questo modo e attraverso il correttore ambientale riesci a ottenere quel basso presente che poi di fatto è un po' quello che viene cercato dalle nuove generazioni, perché noi dobbiamo tramutare il nostro modo di ascoltare e cercare di traghettarlo in quello che i giovani cercano, che è un basso più presente, più assertivo. Bravo Giulio. Allora, sventramento. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Ciao. Allora Giulio, qua
sarà fatta in 2 fasi l'operazione di sventramento. E perché mai? Perché la prima facciamo la parte elettronica wifi e la seconda facciamo solo la parte acustica. Ok. Va bene? Allora, cominciamo col modulo interno o con la scatoletta? La scatoletta. Che tanto non ti piace perché non ha l'Ethernet. No, non ha l'Ethernet. Non ha quello l'Ethernet, mi mette però, un po' a disagio, però, ecco, dobbiamo accettare la modernità che cavalca a galopponi. Sì. Allora, questo è il modulo Summit. Questo modulo Summit Wi-Fi è un modulo che serve proprio per collegare 2 speaker. Quindi si suppone che questo modulo Summit Sì. troverà la sua controparte all'interno dello Ma sei speaker. intelligente però. Eh? E infatti, guarda, Summit, eccolo qua. Ah, Summit, tutto questo schedone verde. Questo schedone verde è lo schedone che prende il segnale da qui. O lo manda lì. Insomma, vabbè. Sì, o lo manda. Lo prende, lo manda, si parlano, diventano anche amici. Perché questo c'ha una line input e anche l'altra cassa c'è un altro line input e quindi lo può anche mandare. Ok. Ok? Perfetto. Quindi Va bene, torniamo qua. allo scatolotto. Quindi questa è la antenna del Summit, ok? Sdan. Che sembra una molla. Sembra una molla, ma una molla non è in rame. Ok. Molto bella, fatta bene, sì. Poi c'è il modulo Libre. Il modulo Libre, anche tu sei molto skilled su questo Vabbè, il modulo Libre è un classicone, diciamo, è uno di quei moduli di streaming particolarmente diffusi, l'abbiamo trovato in tanti apparecchi. Ed è uno di quei moduli che sostanzialmente fanno la piattaforma di streaming, fondamentalmente, fanno un po' tutto. Quindi gestisce tutta la piattaforma di streaming. E poi c'è questa scheda sotto che serve fondamentalmente per gestire alimentazione e ingressi. La lucina WISA è quella che si deve tenere d'occhio per verificare che ci sia connessione attiva tra il modulo, questo qui, diciamo tra la base, chiamiamola, e i 2 diffusori. E questo l'ho già chiuso, guarda quanto sono stato bravo, ci mancano solo 4 viti e quindi lo mettiamo qua. Una volta già visto il modulo Summit, che è quello che riceve e trasmette i segnali, Sì. ok, poi vediamo abbastanza semplicemente un alimentatore, ovviamente switching, perché qua ci dobbiamo rendere conto che gli spazi sono estremamente limitati, Sì. ok, e poi questo è lo stadio finale di potenza. Scusami, Sì. la schetta di alimentazione È qua, questa? è qua. È quello strano connettore fatto a forma di 8. Esatto, infatti si chiama in gergo cavotto questo. Cavotto. Cavotto. Qui c'è un ingresso service che sicuramente serve per fare il servizio del Mini USB. Summit, esatto. Poi un ingresso linea e poi c'è il tasto Pair. Ok. Ok? Semplice. E qui c'è l'uscita di potenza. Eccola qua. Che va agli altoparlanti. Che quindi sono le uscite di potenza. Esattamente, bravo, perché una è per il woofer e l'altra è per il tweeter. Va bene. Ok, a tra pochissimo. Quindi abbiamo visto la parte posteriore, caro Giulio, e adesso invece guardiamo la parte acustica. Ok? Allora, il mobile secondo me è da 2 cm o è 18,20, comunque un MDF ad alta densità spesso. Molto preziosa, anche se magari per certi versi un po' eccessiva, comunque limpia allacciatura. Allora, questa mi ricorda moltissimo la Tiger's Eye che aveva, non mi ricordo quale cassa di quale marca, che si chiamava proprio Tiger's Eye, è veramente bella, No, fatta benissimo. Fatta benissimo, lucidata benissimo, e poi c'è questa scritta Triangle che sta sotto la lucidatura. C'è sotto trasparente? È sotto forse, comunque è stupendo, è veramente stupenda. È una rifinitura anche nei bordi, questo è legno, Sì. Questo è legno. Il piedistallo è Sì. particolare perché, come lo vedete, lo sto inquadrando adesso, è questa sorta di telaio metallico che è direttamente avvitato sul fondo. È evidente che serve a tenere distanziato il diffusore di quanto serve al tubo di accordo che stiamo facendo vedere adesso. Sì. Il problema qual è? È che siccome, come vedete, è vuoto, quindi non c'è un elemento piatto sul quale poter appoggiare il diffusore,
Questo diffusore finisce a essere utilizzabile prevalentemente su uno scaffale. Sì, anche perché se lo vuoi Mettere su uno stand. Se lo vuoi utilizzare su uno stand devi comprare o una base fatta apposta oppure devi comprare la loro base perché vengono forniti anche con la loro base, perché ricordiamo che le basette degli stand normali sono molto più piccole rispetto a quanto non sia. Di questa cavità. È circa 20x30, Sì. 20x30. Quindi setto di rinforzo molto robusto. È anche molto elaborato, perché poi vedete che ha queste Sì, asole al suo interno, cioè Sì. queste sfinestrature. molto molto elaborato. In fondo vediamo il modulo che abbiamo smontato prima. Sì, eccolo là. Eccolo qua. E qui invece vediamo l'uscita. Sempre Faston, ma guarda, ci mettono tutti i Faston, chi lo sa perché. Per far arrabbiare i nostri follower. Bravo, cavi di grossa sezione. Tweeter, facciamolo vedere Giulio. Sì, sono... Questo è un tweeter. Si vede che i francesi avevamo già fatto le Atom con l'ogiva rifassatrice, diciamo. No, non c'è bisogno, lo vedo perfettamente. Ok. Anche questa, vedete, ha questa ogiva ancora più pronunciata di quanto non era quella delle Atom. Ecco, questo non è proprio nero, è come, non so definire bene che colore sia, ma è una sorta di metallizzato. Ecco. Sì, un po' brunito. Un po' brunito con queste griglie in gomma che caratterizzano anche il pannello posteriore e anche il woofer. E probabilmente rimuovendo quella griglia, che suppongo che sarà adesiva, si scopriranno le viti che tengono fermo. Ma questo non lo facciamo perché già abbiamo smontato il woofer. Posso prendere il woofer, Giulio? Se poi lo puoi prendere, oppure lo posso inquadrare direttamente da qua. Bene. Allora, vai. Eccoci. Grosso complesso magnetico. Ventilazione. Guardiamo il... Ce la fai a inquadrare l'equipaggio mobile? Certo che sì. Eccolo qua. Bobina di generose dimensioni anche dal punto di vista della sezione del cavo. Sì. Questo è una membrana in carta intrecciata sotto e sopra. Posso girare? Sì. E sopra questa dovrebbe essere un composito spalmato probabilmente. spalmato con questa ogiva rifassatrice. Perfettamente. Foro di ventilazione posteriore. Sì. Uno spider piuttosto robusto. Cestello molto aerodinamico con delle razze molto esili, però robuste. Cestello in alluminio. Quindi è una costruzione La realizzazione è eccellente. Sì, veramente eccellente. Cioè sembra proprio un mobile di altissimo livello prestato all'Hi-Fi, non il contrario, ecco. Si vede che c'è proprio una cura particolare al dettaglio, ma del resto questo è un prodotto che è fatto anche per, no? Sì. Per apparire, non solo per Molto, essere. molto. Va bene, allora andiamo all'ascolto che sarà sicuramente divertente. Ciao. Ci sei Giulio? Ci sono. Anche stamattina hai questi capelli così, dritti. Esatto. Sì, ma più che altro ho la schiena bloccata. E quella è l'età. L'età. No, sapete perché dice che ha la schiena bloccata? Perché sta per arrivare l'esoteric. No, perché così io tiro su i pesi e Per questo dico, siccome sta per arrivare un esoteric pesante, Esatto. io comincio a mettere, diciamo così, Bravo, le mani avanti, la avanti, schiena. Un esoteric classe A. Va bene, allora... Diffusori wireless. Ok, no, però volevo sottolineare una cosa, perché queste casse se ne fregano un po' delle dimensioni. Perché le GBL, più o meno nella stessa fascia di prezzo, GBL e KEF che abbiamo provato, sono più piccole. Le KEF sono molto più piccole. Molto più piccole. Sì. E quindi è come se io avessi la sensazione che abbiano voluto, con un woofer da 16, perché poi le GBL ce l'hanno da 13, le KEF ce l'hanno forse ancora più piccolo, forse abbiano voluto dire io voglio un certo tipo di suono anche se la cassa la faccio un po' più grande, ma deve essere una cassa che mi assicura certe performance. E infatti in gamma bassa devo dire che sono notevoli. È vero, tra l'altro forse va anche detto che la KEF è l'S50, mi pare che si chiama, e nasce piccola perché dietro c'ha quel bel interruttore che dice subwoofer e c'è il subwoofer dedicato per quei diffusori. Certamente. Questo qui non c'è l'uscita sub. No, questo nasce per essere autonomo, quindi l'idea è quella di fare un diffusore
non dico a gamma intera, ma insomma comunque un diffusore che è autosufficiente, Sì. anche perché poi nella logica che queste triangle perseguono, avere una cosa in più, un subwoofer, probabilmente non combina con questo genere non di logica. combina, sì. Probabilmente la cosa che loro hanno, il faro che ha illuminato, diciamo, la strada del loro progetto è quello della assoluta semplificazione. Sì. E quindi questa cosa c'è. Ora, questa scelta comporta, secondo me, alcune conseguenze. Intanto, il wooferotto grande fa parecchio sentire la sua presenza. Sì. Il fatto che il diffusore, per come è concepito, quasi sempre starà messo su uno scaffale vicino alla parete, come noi abbiamo provato a metterlo, anche questo contribuisce ad un rafforzamento della gamma bassa. Quindi, secondo me, in questo caso, l'unica possibilità è di far lavorare il DSP. Ah, certo. Questo diffusore, secondo me, senza l'intervento del programmino di equalizzazione, non lo utilizzi bene, lo utilizzi in maniera, secondo me, profondamente sbagliata. Sì, rischi poi di accentuare tanto un certo tipo, una certa gamma di frequenze che non ha senso accentuare, questo è vero. Quindi sì. ecco, credo che la faccenda del DSP a bordo non sia tanto un accessorio quanto una cosa necessaria, quindi un giro di equalizzazione, di calibrazione assolutamente va fatto. Sì, lo consigliamo. Sì. Sì. Per un, diciamo, anziano tradizionalista del mondo dell'informatica Come noi, audio, sì. come noi, ho apprezzato molto la presenza del protocollo UPnP. UPnP DLNA. DLNA, il che ci ha permesso di utilizzare i due server che trasmettono secondo questo protocollo che abbiamo qui, e quindi ci siamo potuti sentire qualche traccia dall'archivio in rete che abbiamo. Esatto, come anche la possibilità di essere compatibili con Roon, quindi da Roon si vedono direttamente le casse e si spediscono. Allora, dal punto di vista del suono, perché poi fino adesso abbiamo accennato a tante cose ma non al suono. Allora, il tweeter della Triangle è un tweeter che a me è sempre piaciuto tanto come suono, lo trovo un suono molto ritmico, molto presente, anche in qualche modo aggressivo, e a me è piaciuto sempre tantissimo. La gamma bassa, come hai detto giustamente tu, bisogna stare molto attenti a tenerla a bada, perché io ho la sensazione che i progettisti abbiano fatto un'ottimizzazione fondamentalmente per cercare di spingerla il più possibile e poi frenarla in ambiente, così da non esserci bisogno dell'intervento del subwoofer e poi da andare incontro ai gusti anche delle persone medie che non sono così appassionati come noi del suono puro, ma più che altro gli piace un suono. Esatto. Che ne pensi tu, Giulio? Allora, mi ritrovo in questa descrizione che tu fai. Devo dire che no, il prodotto è un prodotto che convince, che ha tutte le carte in regola, insomma, per suonare in maniera corretta e quindi costituire uno di questi impianti all-in-one che ogni tanto, insomma, ci capita di recensire. Questo tipo di soluzioni ci stanno facendo una cortesia, questo l'abbiamo già detto altre volte, perché stanno avvicinando del pubblico nuovo a dei prodotti comunque performanti e ma estremamente facili da utilizzare, plug and play, e che non spaventano l'utente medio. Però a me resta un dubbio: se è vero, come è vero, e come anche abbiamo documentato nell'articolo relativo alle Technics, dove c'è un paragrafetto relativo alla trasmissione Bluetooth, se è vero come è vero che il Bluetooth in qualche maniera incide sulla qualità del suono e certamente non incide in maniera positiva, mi chiedo poi che senso ha
affrontare la spesa di un prodotto molto raffinato come questi sistemi all-in-one, andando poi a tagliarsi le gambe sottoutilizzandoli. Lo so, però questo è un pensiero in più che facciamo noi. È un pensiero in più che facciamo noi, probabilmente. È un pensiero in più che facciamo noi e ci dobbiamo mettere l'anima in pace. Certo. È questo, è così. Allora, quello che dobbiamo fare noi come divulgatori di prodotti di qualità è cercare di parlare della qualità nel migliore dei modi e in modo che sia più facilmente fruibile. Poi è chiaro che la scelta finale del ragazzotto che collega le casse, per quanto bellissime, mi viene da pensare alle LS60 della KEF, che sono grosse, sono belle, sono monumentali, no? Quanti ragazzi le ascoltano in Bluetooth? Il 90%, anche se il padre gli ha comprato quelle casse che scendono in basso, che hanno un bel medio alto, tutto quello che vuoi, loro le usano col Bluetooth. Vabbè, e questo, diciamo così, è una riflessione, ripeto, che esula dai meriti o demeriti, ma insomma, demeriti poi ne abbiamo visti francamente zero, di questi diffusori Triangle Capella. Era semplicemente una riflessione su questa categoria di mercato che ci sta capitando sempre più frequentemente di analizzare, di studiare. Allora, io concluderei facendo un particolare plauso al coraggio della Triangle, perché l'abbiamo già detto, ne abbiamo anche sottolineato il perché secondo noi è stata una scelta così coraggiosa fare delle casse così senza cablaggio, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto. Bravi, davvero bravi, perché cercate di portare il concetto dell'hi-fi dentro qualsiasi casa e dentro anche a persone che sono spaventate dai cavi, che sono spaventate dalla complessità e che quindi vogliono una soluzione assolutamente la più semplice possibile. Sicuramente. L'altra cosa è che sono dei diffusori che, per chi ha orecchie per percepire, dopo qualche minuto che uno li ascolta, forse anche dopo qualche secondo, si capisce perfettamente che sono stati realizzati, pensati da gente che questo mestiere lo sa fare. Bravo. Cioè non stiamo parlando del prodotto un po' dimesso che si utilizza il Bluetooth, ma insomma no, cioè qui stiamo parlando comunque di eccellenza. Quel che trovo divertente per certi aspetti è che pur nella assoluta diversità di questi elementi all-in-one, Technics, JBL, KEF, Triangle suonano tutte differentemente, molto differentemente, e suonano coerentemente con quella che è la loro tradizione sonica. Esatto. Cioè, se tu queste tre facessi quelle cose che io detesto, ma che invece vedo che ancora a distanza di anni piacciono tanto anche ai nostri follower, la prova in doppio cieco, in triplo cieco, tutte quelle cose lì. Sì. Ma insomma, queste qui, se tu le ascolti voltati dall'altra parte e ti dicessero che sono, che sono Triangle, sì, sicuro. Le individui, così come le JBL, sì, sono JBL. Sì. E insomma, complimenti, perché credo che non sia banale come risultato. E tra l'altro, ecco, l'ultimissima notazione sono quelle che dal punto di vista della rifinitura rispetto al prezzo sono le più belle. Sono le più belle. Cioè, la laccatura è una laccatura vera, ci si specchia dentro, tanto che noi abbiamo avuto qualche problema anche di ripresa, perché era talmente fatta bene. Sì. E poi la finitura sotto è una finitura splendida, quindi dal punto di vista del lavoro che è stato fatto anche per cercare di mettere degli oggetti relativamente ingombranti in qualsiasi tipo di arredamento sì, e appartamento, veramente sono spettacolari. Va bene. Allora andate sul sito, subscribe, campanella, ciao.